10 dischi per far partire una collezione possono sembrare pochi, ma per chi deve partire da zero, per chi è alle prime armi, rappresentano la quantità giusta. Negli ultimi video sto rispondendo alle vostre richieste più frequenti arrivate nei commenti e tra queste c'è sempre: Johnny, quali sono i dischi imprescindibili per partire con una collezione in vinile? Ovviamente in un video come questo io vi mostrerò la copia in vinile dandovi dei riferimenti su quali edizioni preferire, ma le mie considerazioni dal punto di vista artistico sono valide anche per chi ascolta CD o musicassette o liquida, perché la musica non ha confini, la musica è la risposta a prescindere dal formato. E allora in questi tempi di abbondanza dove basta un click e hai tonnellate di informazioni, 10 dischi possono sembrare pochi, però vi assicuro che 20 sono già troppi e in queste cose è sempre meglio partire con cautela per non andare in confusione. Se fossimo al pub a bere una birra vi passerei un foglietto con scritti 10 titoli, non di più. E una cosa importante, non è una top 10, non è in ordine dal decimo al primo, sono 10 dischi, ma non è una top 10. Naturalmente questi 10 dischi sono il frutto di scelte assolutamente personali basate sul mio gusto e sul mio approccio al mondo del vinile. Non sono scritte sulle tavole della legge, quindi prima di farvi prendere dal raptus del leone da tastiera che di questi tempi va molto di moda, fate un bel respirone profondo e scrivete qui sotto nei commenti quali sono i vostri 10 dischi con cui far partire una collezione musicale in vinile o in generale. Alcuni di questi titoli si trovano tranquillamente tutto l'anno sotto i 25 euro su Amazon. Alcuni di questi ogni tanto vanno in offerta a prezzi imperdibili e a tal proposito vi consiglio di raggiungermi sul canale Telegram dove pubblico ogni giorno i pre-order più caldi e le migliori offerte. Il link per arrivare su Telegram è qui sotto in descrizione. Michael Jackson, Thriller. Il disco pop perfetto, l'album più venduto di sempre a livello globale, nonché l'album più venduto di sempre in vinile, un singolo più bello dell'altro, dove il senso per la melodia di Michael Jackson si sposa alla produzione sopraffina di Quincy Jones, che già lo aveva accompagnato nel debutto solista dell'età adulta, Off the Wall. Basterebbe guardare il videoclip del brano che dà il titolo all'album per capire quanti soldi abbia investito la Epic per il lancio dell'album. A dirigere il videoclip direttamente da Hollywood arriva John Landis, il regista di Animal House, Blues Brothers e tanti altri film di culto. E gli effetti speciali in Thriller sono quelli che si vedevano nei film, di certo non in un videoclip dei primi anni '80. Questo è solo un esempio per dimostrare come tutto quello che ruota intorno a Thriller sia straordinario, a partire dalla musica naturalmente, che rappresenta la vetta artistica del re del pop, per come sa unire melodia, groove, orecchiabilità. Il tutto suonato da una crew di musicisti pazzesca. Un album da tramandare per sempre a chi verrà dopo di noi. Ad oggi la mia edizione preferita è quella del 2015, quella che di solito su Amazon costa poco meno di 24 euro, perché anche se quella del quarantennale suona un filo meglio, costa anche un pochino di più e poi modifica l'artwork originale, che per album storici ed iconici come questo è l'ultima cosa che vorrei vedere. Preferisco piuttosto un bel adesivo personalizzato o una sovracopertina o una hobby strip, ma non cambiatemi l'artwork originale. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo. E a proposito, se ti piace l'idea dei 10 dischi per approfondire o per partire con un genere musicale, come ad esempio il jazz, il progressive o altro, inizia il tuo commento con hashtag 10 dischi, tutto attaccato qui sotto. Nirvana, Nevermind.
A partire dall'iconica e controversa copertina, questo è l'album che ha dato una svolta al rock e a tutto il music business degli anni 90 e soprattutto è un album che risulta fresco e potente al punto giusto per incuriosire un ventenne di oggi e per far sbrodolare nei ricordi un quarantenne di oggi. Chi non ha conosciuto Kurt Cobain in diretta può comunque riviverlo attraverso la sua leggenda, che nasce nel momento stesso in cui diventa infinito, il 5 aprile del 1994. Non è il mio album preferito dei Nirvana, il mio preferito me lo sono portato sull'isola deserta, che potete visitare al link qui sotto in descrizione. Però, pur non essendo il mio preferito, è quello da cui consiglio di partire per approcciarsi ai Nirvana e a un tipo di rock che prende la lezione pop dei Beatles e la abbrutisce riempiendola di disagio e chitarre distorte, mantenendo però sempre un forte gusto per la melodia e il ritornello bomba. Dopo il successo clamoroso di questo album, tutti i discografici del mondo sono andati dietro ai dollaroni, hanno provato a ripetere il giochino con altre band fino a quando non si sono resi conto che il copia e incolla funzionava poco o per niente e hanno decretato la morte del grunge. Nevermind è il disco simbolo di una generazione e come tale può essere di aiuto per comprenderne le paranoie, le paure, le illusioni, con un sottofondo come In Bloom o Come As You Are o naturalmente Smells Like Teen Spirit risulta tutto più chiaro. L'edizione in vinile che preferisco è quella del trentennale, non solo perché è la migliore mai ascoltata dalle mie orecchie grazie ad un buon remaster, ma anche perché il cartoncino della copertina è bello spesso e dentro c'è un 7 pollici bonus. Il problema è che è difficile da trovare, o perlomeno difficile da trovare sotto i 40 euro, ma state tranquilli comunque, va benissimo la ristampa standard che trovate nei negozi fisici ed online. Franco Battiato, la voce del padrone. Se già mi seguite saprete quanto io sia legato a Franco Battiato e a questo disco in particolare, a cui ho dedicato un corposo speciale dal titolo Storia di un disco perfetto. Lo trovate linkato in descrizione. Perfetto perché è un disco perfetto nella durata. Poco meno di 31 minuti, ma quei 31 minuti sono densi e appaganti come poco altro. È perfetto nelle musiche, ricercate e allo stesso tempo calibrate al millimetro per piacere istantaneamente e farsi ballare. È perfetto nei testi che mischiano alto e basso, citazioni e ricordi, invettive e carezze, e riescono ad essere essi stessi foneticamente musica e a integrarsi con le parti strumentali come se esistessero da sempre come una cosa sola. La voce del padrone è un instant classic nato con la volontà di esserlo. E poi è stato il primo album italiano a vendere 1 milione di copie. È uscito nel 1981 ed è ancora fresco come una rosa e soprattutto la sua forza è sempre stata quella di arrivare a tutti, dal bracciante lucano alla casalinga di Voghera al regista di film romano. L'edizione che vi consiglio è la ristampa pubblicata in occasione del 40° anniversario, che riesce a migliorare una registrazione già all'epoca fenomenale. Sto parlando della versione con vinile nero ed artwork originale, perché poi c'è anche un'edizione LP più CD con vinile colorato ed artwork leggermente diverso, e poi c'è anche una versione gold, ma a me la roba dorata non fa impazzire. Preferisco di gran lunga la copertina originale. Al momento in cui sto registrando questo video non è disponibile su Amazon, però se fate un giro in rete riuscite a trovarla piuttosto facilmente e vale assolutamente quello che costa. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
Daft Punk, Random Access Memories. Se devo pensare ad un album che possa appassionare tanto i più giovani per la sua immediatezza, quanto i più navigati per il suo collegamento alla disco music del passato, allora non ho dubbi, Random Access Memories dei Daft Punk, l'ultimo album composto dal duo francese prima dello scioglimento, pubblicato nel 2013 e presente ininterrottamente tra i dischi più venduti e desiderati. E questo senza dubbio per la copertina, una delle più riconoscibili degli ultimi 20 anni, e anche poi per l'alone di mistero che ha sempre aleggiato sui due Daft Punk, che non si sono mai mostrati a volto scoperto, neanche durante le esibizioni dal vivo. E naturalmente per la musica, ovvio, un singolo più cool dell'altro, con un impasto sonoro rotondo, corposo, godurioso. A stupire maggiormente è la contemporaneità, pur essendo pensato come se fossimo negli anni 70, con gli zatteroni ai piedi e i glitter su tutto il corpo, e la musica che prende vita alla vecchia maniera, in analogico, dagli strumenti, non dai computer. E poi il best seller dei Daft Punk è anche quello più apprezzato dalla critica. E quando si verifica questa simbiosi mistica, vuol dire che siamo veramente di fronte a qualcosa che è destinato a durare. Recentemente è stata pubblicata la versione per il decennale su triplo vinile, ma costa un bel cinquantone. Se volete risparmiare qualcosina va benissimo la versione standard su doppio vinile, che tra l'altro dal punto di vista della resa audio è una delle migliori pubblicazioni su questo formato dell'ultimo decennio. Miles Davis, Kind of Blue. Un pizzico di jazz ci vuole per forza, e per partire bisogna farlo dal titolo più leggendario. Non solo, da sempre Kind of Blue è l'album jazz più venduto, quello che i negozianti tengono sempre in bella vista, perché è quello che si vende anche, o direi soprattutto, a chi non ha mai masticato un briciolo di jazz. È quello che viene quasi obbligatoriamente fatto acquistare a chi entra in negozio fiero di voler esplorare nuovi territori musicali e fa al negoziante: ma di jazz cosa mi consigli? Per partire, eh? E allora il negoziante ti fa: tac! Kind of Blue è l'album da consigliare a chi non ha mai approcciato il genere o a chi vuole iniziare a collezionare vinili, perché anche qui stiamo parlando di una copertina e di un album che hanno fatto la storia del jazz, la storia della musica in generale e della cultura popolare. Si sprecano le ristampe dedicate a Kind of Blue, le trovate di ogni tipo e qualità, con copertine fedeli all'originale, che è questa, ed altre che non c'entrano nulla. Visto che il prezzo medio della ristampa dell'etichetta originaria, ossia Columbia, è inferiore ai 24 euro, consiglio assolutamente di acquistare questa per un discorso di coerenza filologica. Diverso il discorso se avessimo ristampe di altre etichette a meno di 20 euro e questa partisse da 50. Ma visto che così non è, cerchiamo di attenerci all'etichetta madre, anche perché, non so voi, ma io di un disco leggendario come questo voglio avere una stampa con la copertina originale e non un'altra immagine, per quanto possa essere figa, e in effetti questa lo è, e ci ho fatto un quadretto. The Beatles, White Album. Se chiedete a me, è impensabile partire con una collezione in vinile
senza almeno un album dei Beatles, perché sono stati il fenomeno più incredibile della cultura pop dal dopoguerra ad oggi. Nessuna fanbase, per quanto scalmanata, riuscirà mai a replicare i fasti e le follie della Beatlemania. I favolosi 4 ragazzi di Liverpool, in soli 7 anni e 12 album, hanno segnato in modo indelebile per sempre la musica pop e rock, riuscendo a produrre il mix perfetto di melodie, armonie vocali, pathos e genialità. Se per i Nirvana ho scelto un disco differente rispetto a quello che mi sono portato sull'isola deserta, in questo caso scelgo sempre il White Album, perché nella sua ricchezza, nella sua incredibile eterogeneità, è l'ideale per soddisfare la curiosità senza fine dei più giovani. Nel White Album era chiusa infatti tutta la parabola musicale dei Beatles. Si passa dai momenti più genuinamente pop degli esordi, naturalmente rivisti, perfezionati e meno adolescenziali, ai momenti più irruenti che attraversano rock e blues con scioltezza e ardore. Se invece preferite un approccio più soft, se gli album lunghi non sono pane per i vostri denti, meglio andare sul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che ha una delle copertine più belle e più famose di sempre ed è musicalmente più omogeneo rispetto al White Album, perché ci sono insomma meno montagne russe. E poi c'è la conclusiva A Day in the Life, che è una delle più belle canzoni mai scritte nella storia della musica. Attenzione, qualsiasi sia il disco dei Beatles che volete acquistare, uno di questi due o altro, fiondatevi senza esitazione sulle ultime ristampe disponibili, perché sono le migliori versioni che potete avere in vinile di questa band pazzesca. Lasciate perdere chi vi consiglia di partire dalle prime stampe, perché oltre a darvi un'informazione non esattamente veritiera in quanto a resaudio, vi sta solo mettendo in confusione, non capendo minimamente le vostre esigenze. Partite tranquillamente dalle ristampe. Ci sarà tempo e modo, se proprio ne sentirete il bisogno, di andare a cercare la prima stampa, ma fate piccoli passi alla volta. Non cercate di scalare l'Everest a mani nude e in pantaloncini, perché va a finire male. E soprattutto non pensate da subito al vinile come un semplice oggetto da collezionare. Pensatelo piuttosto come un veicolo di emozioni e conoscenza. E le emozioni migliori, quelle che ti segnano per sempre, te le dà la musica, non l'oggetto. E anzi dirò di più, quando possibile acquistate tranquillamente le ristampe dell'edicola, che vi fanno risparmiare qualcosa da investire in un altro disco e si sentono alla grande. Se volete saperne di più sui vinili dell'edicola, ho fatto un bello spiegone, bello ricco, nel video dedicato alla collana dei Queen, e lo trovate come sempre linkato qui sotto in descrizione. Singing in the dead of night. Dreams, sweet dreams for you. I got blisters on my fingers. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. La scelta più banale di tutte, ma questo video non è fatto per fare i fenomeni e mostrare le chicche nascoste della discografia uzbeka, quanto piuttosto per aiutare chi ne sa meno e sta cercando dei punti di riferimento. Intanto va detto subito che quando è uscita nel 1973 quest'opera rappresentava il non plus ultra dal punto di vista tecnico di registrazione. La versione in vinile veniva utilizzata per testare gli impianti hi-fi e questa caratteristica è rimasta intatta nel corso degli anni, ristampa dopo ristampa. Poi un motivo per scegliere quest'album qual è? Che è la porta d'ingresso verso un mondo molto più vasto e complesso, che è quello del progressive, un genere che personalmente ho voluto approcciare solo in età adulta, quando mi sono sentito pronto per farlo, essendo spesso basato su virtuosismi musicali che sanno essere sicuramente meravigliosi, poetici, avvincenti, ma anche ostici se affrontati senza un'adeguata preparazione. Ecco perché di solito chi è musicista è avvantaggiato ed affascinato molto prima degli altri da questo genere musicale così ricco di capolavori. Io però andrei molto cauto, tanto i dischi prog da conoscere obbligatoriamente non scappano, sono lì ad aspettarvi. Ebbene, con The Dark Side of the Moon i Pink Floyd sfornano la migliore ricetta di progressive rock per
tutti, perché è complesso ma armonioso, sofisticato ma intellegibile. Un disco che può essere scelto già a partire dalla copertina, che è una delle più riconoscibili nella storia della musica e anche una delle più diffuse nella cultura popolare di massa, al pari di Sgt. Pepper's dei Beatles, ma credo che questa vinca. Possedere una copia in vinile di The Dark Side of the Moon significa anche avere il supporto fonografico con la copertina più grande, una copertina bella grande da poter ammirare ed esporre nella propria collezione. Guardate qua che differenza. Significa toccare con mano una vera e propria opera d'arte contemporanea, discorso che naturalmente può essere fatto per tutti gli album in vinile, ma per alcuni si può farlo con una motivazione maggiore. Perché ascoltare The Dark Side of the Moon in vinile? Perché ascoltare un'opera musicale in vinile? Vi racconto questo. In casa dei miei non c'era traccia di musica, a parte qualche vinile di mia sorella e qualche 45 giri dannata. Sono stato io a invadere le mensole delle librerie di musica, di CD. Poi quando sono andato ad abitare da solo ho finalmente coronato il mio sogno di possedere un giradischi, di costruire un impiantino hi-fi come si deve e riempire Kallax con vagonate di vinili. E nonostante arrivassi già da 20 anni di musica acquistata su CD e quindi avessi già una collezione importante, le prime volte che tornavo a casa con un vinile in mano avevo il sorriso di un bambino a cui comprano le caramelle preferite. Che spettacolo! Questo è stato proprio uno dei primi album che ho acquistato in vinile, non in questa versione, ma nella ristampa precedente, quella del 2011. E ricordo ancora gli altri 4 dischi che avevo con me alla cassa del Media World di Pisa e sono tutti in questo video: Kind of Blue, Sgt. Pepper's, Thriller e Nevermind. Erano insieme al primo giradischi che ho acquistato, ma questa è un'altra storia e ve la racconterò in un altro video. Tornato a casa, la prima cosa che ho fatto dopo aver strappato tutti i cellophane è stata mettere accanto la copertina del vinile a quella dei CD che ovviamente avevo già in collezione. Sorriso a 46 denti, stupore, meraviglia. E quando la copertina è apribile, come in questo caso, squilli di tromba e giubilo, puro godimento multisensoriale. Oggi non disdegno lo streaming perché è molto comodo per svariati motivi, ma io sono sempre stato un amante della musica da toccare, da guardare, da annusare. Prima in cassetta, poi in CD e infine il supporto più magico, il vinile. Mi sono lasciato il meglio alla fine, insomma. Quello che quando entri in una stanza e trovi un vinile avverti quella sensazione che ti mette in pace col mondo. Sai che qui dentro c'è qualcosa che ti trasmetterà delle vibrazioni. Vibrazioni ed emozioni che inizieranno quando lo prendi in mano, proseguendo quando sfili il disco dalla copertina, lo guardi, lo ammiri, poi lo metti sul piatto, fai scendere lo stilo sul primo solco, quel fruscio magico e poi inizia il godimento. La migliore edizione che potete acquistare in vinile di questo capolavoro è la ristampa del 2016, quella della serie dell'adesivone nero, come la chiamo sempre io. Il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. Chiudo con un ultimo consiglio dicendovi che se volete iniziare la vostra collezione in vinile acquistando sì un disco dei Pink Floyd, ma non questo, perché preferite avere il vinile dei Pink Floyd partendo da un altro titolo, va benissimo, ci mancherebbe altro. L'importante è seguire sempre l'adesivone nero che appartiene alle ristampe 2016, che sono quelle col miglior rapporto qualità-prezzo. Mi raccomando, cercate sempre questo. Bob Marley,
Legend. Impossibile non pensare a questo album quando si consiglia a un nuovo appassionato come iniziare la propria collezione. L'album reggae più venduto di sempre, quello più famoso dell'artista reggae più importante ed amato di sempre, Bob Marley. Il titolo non potrebbe essere più azzeccato perché di una leggenda stiamo parlando, e non solo per il suo valore artistico fino ad oggi insuperato in questo genere. Bob Marley è stato, o meglio, è ancora esempio, orgoglio e guida spirituale per il suo popolo, il popolo giamaicano. È qualcosa di talmente grande che facciamo fatica ad immaginare ed è il risultato di canzoni che ci hanno fatto stare bene ma ci hanno anche fatto pensare, perché puntano il dito contro le ingiustizie del mondo che sono sempre le stesse. Credo sia proprio questo il segreto dell'arte creata da Bob Marley, riuscire a portare gioia a tutti indistintamente anche quando parla di cose terribili. Legend è una raccolta che contiene il meglio del Rasta Man più famoso di sempre e come ogni raccolta del genere va considerata come l'ingresso nella discografia di un artista. Talvolta succede che, tolto il best of, gli album singoli contengano canzoni molto più deboli. Non è il caso di Bob Marley, ma è giusto partire da qui. Per quanto riguarda l'edizione in vinile da preferire, questo è un disco che vende talmente tanto e durante tutto l'anno che troverete sempre la ristampa più recente, quindi va benissimo quella. Ogni tanto va in offerta su Amazon ad un prezzo ancora più goloso del classico $26,99 e per essere sempre aggiornati su quando scende di prezzo c'è il canale Telegram di Vinilicamente che è linkato qui sotto in descrizione. Almighty God is a living man, and you can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Now you see the light, stand up for your right. Led Zeppelin. Ottimo, se devo consigliare un disco di hard rock classico per partire con una collezione in vinile, scelgo per forza lui, il debutto dei Led Zeppelin, per molti motivi. Prima di tutto partiamo dai protagonisti. I Led Zeppelin sono stati una delle band più influenti e importanti nella storia del rock, tra quelle che hanno venduto più album. È stata la band che ha ricevuto in assoluto più richieste ed offerte faraoniche per una reunion, e potrei andare avanti con altri elementi da Guinness dei primati. Partendo dalle basi abbiamo 4 musicisti incredibili, anche qui tra i migliori se non i migliori interpreti del rispettivo strumento nella storia del rock, e quindi John Paul Jones al basso, John Bonham alla batteria, Jimmy Page alla chitarra e Robert Plant alla fantastica voce. E il modo migliore per avvicinarsi alle meraviglie create da questo quartetto dei sogni è partire dall'inizio, ossia dal debutto omonimo del 1969 che sfoggia questa copertina iconica frutto dello scatto che ritrae il dirigibile Hindenburg che va in fiamme. Un album che non può assolutamente mancare in una collezione che si rispetti, non solo per il valore storico ed iconografico, ma soprattutto per la musica che troviamo incisa sui solchi di questo vinile e che dà il meglio di sé quando si dilata nei brani di maggiore durata, quando pesca la carta della tradizione blues e la inzuppa nel frastuono dell'hard rock, creando una miscela esplosiva, quella che prende vita quando la sezione ritmica percuote l'atmosfera grazie alla potenza di fuoco di John Bonham e la punteggiatura di John Paul Jones, dove la chitarra di Jimmy Page prima insegue, poi sorpassa e poi torna dietro gli istrionismi vocali di Robert Plant, pronta per dare un'altra stilettata a chi sta ascoltando. L'edizione di riferimento è ancora una volta quella col migliore rapporto qualità-prezzo, ossia l'ultima ristampa rimasterizzata da Jimmy Page in persona, che suona da Dio e costa il giusto. Di solito si trova su Amazon a meno di €20, talvolta anche meno, e quindi a maggior ragione bisogna seguire il canale Telegram di Vinilicamente per essere avvisati quando è disponibile e quando è in offerta. I've been dazed and confused so long it's not true. I wanted a woman, never bargained for you.
Sweet little baby, say what you will. Turn back so much when I send you the bill. Amy Winehouse, Back to Black. Purtroppo facendo un video del genere, scegliendo solo 10 dischi, che sono solo 10 per i motivi che già vi ho spiegato, però qualcosa va tenuto fuori per forza. Ebbene, ripensando un attimo alla musica degli ultimi 20 anni, quella che può appassionare me, che ha appassionato me e che può appassionare anche i più giovani oggi, secondo me c'è stata una vera grande diva che ha lasciato un segno e che soprattutto è riuscita a mettere d'accordo critica e pubblico, e che è stata Amy Winehouse. E questa è una prerogativa solo dei più grandi, quelli destinati a durare in eterno, e Amy Winehouse è sicuramente tra questi. L'essenza di Amy è sempre stata nel suo sguardo, oltre che nelle sue incredibili doti artistiche, lo sguardo di chi si offre senza difese, di chi cerca amore, lo trova nel posto sbagliato e magari prova a riemergere dalla sofferenza grazie alla musica. Back to Black è infatti un album composto pensando all'ex fidanzato che poi diventerà il marito, una relazione tossica e non solo per l'abuso di sostanze, una relazione che per un breve momento ispira Amy a risorgere dalle proprie ceneri componendo un capolavoro che esalta le sue incredibili doti vocali, supportate da una produzione fatta su misura per lei, perché è in grado di trasferire la sua indole soul nel pop. Amy Winehouse è stata un'icona già in vita e lo è ancora di più oggi, che dobbiamo fare a meno della sua presenza fisica, e ci manca il suo essere moderna ispirandosi ai miti del soul e del jazz del passato, perché è riuscita ad attualizzare la lezione dei suoi maestri facendola piacere anche ai giovanissimi che mai avrebbero comprato un disco di Frank Sinatra o Sarah Vaughan. Per quanto riguarda l'edizione in vinile da preferire, si tratta di scegliere tra quella che costa di meno e quella che suona leggermente meglio, e a tal proposito va aperta una parentesi che però lascio aperta il meno possibile per non mandarvi in confusione. Nel corso degli anni sono state scritte pagine su pagine su pagine nei forum audiofili per infierire su questa stampa, perché è ritenuta non all'altezza, quando non addirittura indecente e da volare via. Ora intendiamoci, non sarà il vinile che suona meglio in assoluto nella mia collezione, ma non è neanche il peggiore, e devo dire che qualche disco l'ho ascoltato. E poi, tenendo conto della sua rilevanza nella musica degli ultimi 20 anni, per quanto mi riguarda, è impossibile da lasciare fuori. Ok, questi erano i 10 dischi che consiglio a chiunque voglia iniziare oggi una collezione in vinile, perché si tratta di album iconici, spesso accompagnati da copertine altrettanto iconiche e che nella dimensione 30x30 assumono indubbiamente tutto un altro fascino. Sicuramente sono stati lasciati fuori titoli importanti che anche io non pensavo avrei mai lasciato fuori prima di mettermi al lavoro per questo video, però certi video, lo ripeto, non vanno fatti per dimostrare quanto ne sappiamo, quanto piuttosto per avvicinare chi ne sa di meno. E a chi ne sa di meno di vinile o di musica in generale, sicuramente non consiglio di partire da Kid A dei Radiohead, perché si va a buttare dal ponte di Calignaia, per quanto sia un disco splendido. C'è un tempo per tutto e ognuno sentirà quando sarà arrivato il momento di andare oltre i titoli basici. E a proposito, adesso è arrivato il vostro momento, fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono i 10 vinili, i 10 titoli che consigliereste ad un amico o un'amica per iniziare una collezione, e se vi garba l'idea dei 10 dischi iniziate il commento con #10dischi, tutto attaccato. A presto e buoni ascolti.